Ciao, ti do il benvenuto sul mio canale e ti propongo questo quesito di matematica ricreativa. Su una linea ferroviaria a binario unico è stato costruito un raccordo che conduce ad un binario morto, che può contenere solamente un vagone o, in alternativa, solamente una motrice. Il raccordo è accessibile unicamente da est, cioè da destra. Nella situazione schematizzata in figura, un treno merci, marrone con la locomotiva verde, proveniente da ovest, cioè da sinistra, deve trasportare verso est, cioè verso destra, un carico di legname, mentre un treno locale, blu con la locomotiva rossa, proveniente da est, cioè da destra, deve trasportare verso ovest, cioè verso sinistra, i suoi passeggeri. Ad entrambe le motrici, come si può notare dall'immagine, sono agganciati tre vagoni. Com'è possibile scambiare fra loro di posto i due treni in modo che il treno merci riesca a trasportare il suo carico di legname verso est, cioè verso destra, ed il treno passeggeri riesca a proseguire il suo viaggio verso ovest, cioè verso sinistra? La situazione finale, dopo gli opportuni trasferimenti, è quella mostrata in figura. I due treni devono riuscire a proseguire la loro corsa verso le rispettive destinazioni. Partendo da una situazione iniziale in cui il treno merci si trova a sinistra ed il treno passeggeri si trova a destra, dobbiamo giungere ad una situazione finale in cui le posizioni dei treni sono invertite fra loro, in modo che il treno passeggeri possa proseguire la sua corsa verso sinistra ed il treno merci possa proseguire la sua corsa verso destra. Per rispondere al quesito, ricorda che una locomotiva può agganciare uno o più vagoni per volta, non esiste un numero massimo, e può trainarli o spingerli lungo i binari. Come già detto in precedenza, il binario morto può contenere solamente un vagone o, in alternativa, solamente una motrice. Inoltre, ricorda che solo la locomotiva può muoversi da sola. I vagoni sono oggetti passivi e per muoversi devono essere trainati o spinti dalla locomotiva. Per facilitarti il compito, ti do la possibilità di stampare il circuito ferroviario ed alcuni treni. Ti invito ora a mettere in pausa il video e a provare personalmente a risolvere il quesito. Ci sentiamo fra poco per la soluzione. Com'è andata? Spero tu ci sia riuscito. Ora ti mostro la soluzione che ho trovato io. Si parte! Fatto! Non so se ti sei accorto, ma la soluzione che ti ho proposto, iterata più volte, andrebbe bene anche nel caso in cui i treni trasportassero molti più vagoni. Se vuoi, puoi provare ad inventare tu nuove situazioni e a risolverle.
Intanto, se il video ti è piaciuto, ti invito a mettere un like e a condividerlo con gli amici. Fammi sapere nei commenti se sei riuscito a risolvere il quesito, se hai trovato una soluzione diversa, magari più veloce, e se vuoi che pubblichi altri video di questo tipo. Se non l'hai già fatto, ti invito anche a considerare l'opportunità di iscriverti al canale e di attivare la campanella, in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine e ti invito a visitare il canale, su cui troverai molti tutorial didattici e ricreativi. Ti aspetto! Ciao!